Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi proseguiamo il nostro format di video reaction. In questo caso andiamo a commentare il video di un collega che fa il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Credo, non ho verificato, ma da quello che leggo è così, quindi il vecchio promotore bancario, diciamo. Io invece sono un consulente indipendente e commento perché il titolo è La scomoda verità della consulenza finanziaria indipendente. Quindi un video che mi interessa molto ed è un video che non ho visto, sempre per il discorso che dicevo nel video precedente, se non l'hai visto vai a vederlo, per il discorso di cercare di avere un confronto il più possibile vero, perché, ripeto sempre, non siamo vis-à-vis, quindi cerchiamo di dare il beneficio della sorpresa, ecco, altrimenti uno si prepara le risposte e va a massacrare tutti i video che vede, quindi non è più una reaction, è un gioco al massacro. Quindi io voglio imparare qualcosa, quindi se mi insegni qualcosa, non è una battuta, ti ringrazio seriamente perché è molto bello fare un confronto, quindi quando due forze si scontrano da due poli opposti ne esce sempre qualcosa di buono, quindi vediamo questo video. Nel video di oggi vi racconto quali sono i limiti della consulenza finanziaria indipendente e raccontandovi la mia storia vi svelo tutti i motivi per cui ho deciso di lasciare la consulenza indipendente. Ok, quindi era un consulente indipendente come me lui. Ok, però ha cambiato idea. Va bene, vediamo perché. Per lavorare come professionista in collaborazione con una banca. Racconterò tutta una serie di verità che su YouTube Italia non vengono mai menzionate. Molti consulenti indipendenti o creator come Mr. Rip dicono sempre che solo i consulenti finanziari indipendenti possono fare gli interessi dei clienti e che nelle Sono tendenzialmente d'accordo per motivi che approfondiamo più in là. Poi, per carità, io lascerei un attimo da parte tutti i discorsi dei vari fin influencer, eccetera, perché fanno i creator. Un altro discorso invece è un confronto fra colleghi cugini, ecco. L'albo è lo stesso, ma siamo in due rami separati. Quindi molto interessante. banche sono semplicemente tutti fondivendoli, ma la verità Ok, non necessariamente, vabbè, lasciamo stare su quello che ho visto io, però generalmente. è che non è esattamente così e in questo video ho deciso di raccontarvi tutto. Iniziamo. Le grandi inefficienze. Partiamo dalla mia storia. Ho iniziato a lavorare come consulente finanziario autonomo o indipendente nel 2022 in collaborazione con una SCF. A inizio 2024 però lascio la consulenza finanziaria indipendente e inizio a collaborare come libero professionista a parcella con una banca rete. Spiego nel dettaglio in questo video che cosa sono le banche rete e come funzionano i servizi di consulenza finanziaria all'interno delle banche. I motivi che mi hanno portato a lasciare la consulenza indipendente sono veramente tantissimi. Il primo motivo probabilmente è quello più conosciuto, ovvero che la consulenza indipendente ha tantissime inefficienze, sia per il consulente che per il cliente. Sono molto interessato, sono molto curioso. Il consulente E non è una battuta. è slegato dal conto di investimento del cliente, in realtà è una scomodità pazzesca. I software che l'indipendente utilizza, le procedure burocratiche che deve fare. Ok, allora, aspetta. Allora, Il fatto che il consulente è slegato dal conto di investimento del cliente, in realtà è una scomodità pazzesca. ok, è una scomodità, sono d'accordo. Definirla pazzesca, no, è un po' esagerato. Quando tu hai una procedura rodata, tu sai quello che devi fare, è scomodo tanto quanto un meccanico che deve andare a sistemarti, non so, qualcosa e prima di poter accedere al motore deve smontare un pezzo. Vabbè, è così, nel senso fa parte del lavoro, non c'è nulla di scomodo, non c'è nulla di inefficiente per il cliente, è una rottura di scatole che si gestisce molto velocemente, fa parte del lavoro. I software che l'indipendente utilizza, le procedure burocratiche che deve fare, il questionario MiFID. Vabbè, le procedure burocratiche ce li hanno anche gli abilitati all'offerta fuori sede, ma ripeto, in ogni caso fa parte del lavoro. Il MiFID, anche quello, il MiFID ce l'ha chiunque in banca, cioè senza il questionario MiFID compilato tu non puoi andare a fare consulenze in materia di investimenti. Contrattualistica, Stessa cosa, i contratti li facciamo firmare entrambi. monitoraggio degli investimenti dei clienti. Chiunque monitora l'andamento del portafoglio del cliente.
una serie di pratiche che, essendo scollegati dai conti dei propri clienti, rimangono veramente scomode. Infinite perdite di tempo e di costi. Invece che Allora, perdite di tempo certamente, un consulente indipendente generalmente perde qualcosa più di tempo, ma è un problema del consulente, fa parte del lavoro, ripeto, non c'è nulla da fare. Costi? No, assolutamente, sicuramente non a carico del cliente, se era quello che stava dicendo. avere tutto integrato in maniera efficiente come ce l'avrebbe un banker collegato al conto dell'investitore. Il consulente indipendente perde tantissimo tempo nella elaborazione delle proposte e nell'invio di questi al cliente tramite questi software. Ok, stavo per domandare che cosa significasse invio delle proposte. Ok, i consigli personalizzati, quindi compra questo, vendi questo. Ma no, non ci vuole, cioè non capisco la difficoltà, nel senso, dopo 4 anni di lavoro nel mondo della consulenza indipendente, non ci vuole, cioè non capisco questa obiezione, non la capisco semplicemente. Certo, c'è una perdita di tempo, sono assolutamente d'accordo, ma è un problema esclusivamente del consulente e comunque, lo ripeto per l'ennesima volta, ma non è questa grande perdita di tempo. Di contro, anche il cliente ha tutta una serie di scomodità per via di queste procedure, come ad esempio mandare a mercato gli ordini lui stesso, invece Beh, a meno che tu non stia lavorando con il consulente indipendente, sfortunatamente ce ne sono, che ti fa comprare 20 strumenti per il tuo portafoglio, certo, comincia a diventare scomodo, no? Ma questo, diciamo, è più un problema del consulente indipendente che ti fa comprare 20 strumenti, cioè è sbagliata a monte la cosa. Poi ogni portafoglio è a sé stante, però in genere, insomma, tanti strumenti tali da rendere così scomoda così scomodo il fatto di dover piazzare autonomamente gli ordini, ma viene un attimo meno, nel senso, in un anno quante volte devi ribilanciare il portafoglio? A meno che non cambi obiettivo costantemente, quando ribilanci il portafoglio X volte, insomma, hai fatto, specialmente quando gli strumenti sono pochi. Poi certamente se il consulente ti fa tutto un portafoglio inefficiente che devi continuamente ribilanciare per motivi di marketing magari più che di convenienza per il cliente, beh, certamente comincia a diventare una cosa aberrante. che avere tutto automatizzato dal suo consulente, dover mandare le ricevute fiscali delle operazioni fatte, Vabbè, e quindi immaginatevi il consulente che deve continuamente sentire i clienti per ricevere le ricevute e per inserire Sono assolutamente d'accordo, però è messa giù veramente in una maniera tragica. poi manualmente le operazioni fatte dai clienti. Qualcuno potrebbe dire che Directa permette ai consulenti indipendenti il monitoraggio automatico. Sì, certo, ma quanti clienti hanno Directa? La maggioranza dei clienti in Italia assolutamente utilizza le banche e non i broker. Di conseguenza, tra consulenti Endorsement gigantesco per le banche e meno male, perché la maggior parte dei clienti non ha assolutamente bisogno delle piattaforme o le piattaforme non sono assolutamente la soluzione più comoda per loro. indipendente cliente ci sono 100.000 passaggi in più totalmente inutili. E quando un consulente inizia a essere incaricato È inutili, è diciamo il fioretto da pagare per poter accedere alla consulenza indipendente, però ripeto, sono più rotture di scatole per il consulente indipendente che non per il cliente, che ricordiamolo, volendo potrebbe addirittura delegare il consulente indipendente ad operare per sé. È tutta una procedura estremamente normata per ovvi motivi di sicurezza nei confronti del cliente, ma si potrebbe assolutamente fare. Quindi un'obiezione un po' messa giù troppo dura, mi sembra. carriera ad avere tanti clienti, tutti questi passaggi portano via una montagna di tempo. Quando ero un consulente finanziario indipendente dovevo far pagare l'IVA ai miei clienti e se facevo una parcella dell'1% Allora, aspetta. all'anno, i miei clienti pagavano l'1 più IVA all'anno e quindi l'1,22. Adesso che collaboro Fermi tutti. Cosa ti vieta di far pagare l'1% IVA inclusa? Allora, consideriamo sempre che noi stiamo... Allora, ci sono due dottrine, la dottrina business to business e la dottrina business to customer. Cosa dice la legge italiana? La legge italiana dice che quando io parlo con un privato, e sono un'azienda, tutto quello di cui parlo generalmente è IVA inclusa. Quindi se tu vieni da me e ti dico l'1% è IVA inclusa, IVA, oneri di qualsiasi tipo, inclusi. A meno che, certo, non ti specifico che non sono inclusi, ma comunque te lo specifico. Quindi, insomma, il discorso qua non è che se vai dal consulente indipendente, paghi l'IVA, ma tu paghi X. Poi che ci sia l'IVA, non ci sia l'IVA, non è importante, tu paghi X. Quindi se paghi l'1,22 perché il consulente ti chiede tot, vabbè, basta, quello è. Ma anche la banca ti può chiedere X.
che può essere l'1%, l'1,20, l'1,50, può essere qualsiasi cifra. Il discorso dell'IVA non so perché è stato buttato dentro, me lo chiarisci, perché non ha alcun senso. Ognuno chiede la parcella o la commissione che vuole, fine. Poi IVA, non IVA, la tassa, l'SRL, l'SCF pagano di più perché hanno il regime ordinario, ma chi se ne frega? È tutto un problema che non riguarda il cliente. Io ti chiedo tot, fine. All'interno di quel tot c'è dentro tutto. Questo vale per il consulente indipendente e per la banca. Con una banca, facendo sempre la parcella del 1%, i miei clienti pagano solamente l'1% e già... Insomma, sembra quasi, no, questa cosa terribilmente fuorviante, spero non sia stata fatta apposta perché, ripeto, non ha alcun senso, cioè non è che se vai con la banca non paghi l'IVA, quindi paghi di meno, se vai col consulente paghi di più perché paghi l'IVA, non è vero. Poi il consulente, la maggior parte dei consulenti indipendenti sono in forfettario, quindi comunque l'IVA non ce l'hai. Risparmia uno 0,22, che su 300 o 400 mila euro o su 1 milione di euro iniziano a diventare parecchi soldi. Quando ero un indipendente i miei clienti dovevano gestirsi da soli il rapporto con gli intermediari e non solo dovevano operare manualmente loro, ma pagavano anche ad esempio le commissioni di negoziazione. Se il cliente affiliato seguito dal promotore della banca non ha un piano commissionale a zero, le paga anche in banca. Banca con cui o la banca gli offre questo piano perché il cliente glielo chiede, la banca dice ok va bene, oppure tu cliente non hai un alleato che ti può aiutare o a cambiare banca per andare con chi ha una commissione migliore o negoziare con la banca queste commissioni. Quindi tu puoi fare la richiesta, ma quella è, cioè non hai un alleato dalla tua per ottenere questo 0 euro di costo per commissione. O la banca te lo concede per sua grazia, oppure no. Che adesso invece per i miei clienti sono azzerate. Beh, se questa è una proposta che tu fai con la tua banca e con i tuoi clienti, va bene, va benissimo, ma possiamo fare questo tipo di negoziazione anche quando ci affidiamo a un consulente indipendente. Azzerato il costo del canone del conto corrente e così come vengono... Vabbè, queste sono tutte, diciamo, promo che la banca può applicare, certamente perché vuole acquisire il cliente e quindi lo ingolosisce con una serie di condizioni vantaggiose come il conto a zero, commissioni di operazione a zero, la carta di credito a zero, eccetera. Ma non c'entra nulla con la consulenza in materia di investimenti. È una banca che ha il profitto come scopo e, insomma, toglie da una parte e poi prende dall'altra, no? Sono date tutta una serie di sconti e di agevolazioni a chi inizia ad avere un patrimonio abbastanza consistente in consulenza, come carte di credito gratuite, sconti importanti sul credito e quindi mutui, prestiti personali, Credit Lombard e quindi seguire i clienti come... Di nuovo, ma questo è tutto un altro discorso, cioè il Lombard, io posso andare a negoziare il tasso del Lombard anche senza il promotore, anzi mi conviene farlo col consulente indipendente perché il promotore, diciamo, è lui quello che deve dire ok, ti do, non ti do il Lombard al tasso X, il consulente indipendente non è lui che te lo deve dare, quindi è libero di negoziare nella maniera più dura possibile e se non ci va bene noi prendiamo e noi cambiamo banca. Dall'altra parte il cliente non lascerà la banca perché tu non gliela proponi come soluzione per avere un tasso ancora più favorevole. Quindi è un discorso che non c'entra assolutamente nulla con la materia di degli investimenti e insomma lascia comunque un attimo il tempo che trova. Il banker professionista a parcella non solo aiuta tantissimo nelle procedure che diventano molto più snelle, sia per il consulente che per il cliente, ma a parità di parcella il cliente in realtà paga molto meno, perché non paga l'IVA, non paga la negoziazione. No, è terribilmente fuorviante per i motivi già detti. Paga il canone e riceve sconti su un sacco di altri servizi importanti come il credito. Avendo il consulente finanziario integrato nel loro conto, hanno anche il monitoraggio attivo di tutti i loro investimenti. Allora, no, di nuovo, allora, la banca può applicare tutte le promo che vuole per cercare di acquisire il cliente, come un consulente indipendente ti può applicare allora una tariffa più concorrenziale. Fine, il gioco è semplicemente quello. Integrato nel loro conto, hanno anche il monitoraggio attivo di tutti i loro investimenti. Ok, beh, questa cosa chiunque abbia l'home banking ce l'ha, cioè io ho il monitoraggio attivo per forza di cose, io ho il mio deposito amministrato, ho la mia situazione patrimoniale nel mio home banking e ce l'ho per forza, se ho un conto in banca e ho l'home banking, io vedo a quanto ho acquistato, io vedo a quanto vale lo strumento, di quanto è cresciuto in percentuale, eccetera. È tutta reportistica che io ho a prescindere, non perché ho il promotore in banca o il consulente indipendente che uno me la dà, l'altro non me la dà. Te la dà la banca questa cosa e c'è sempre ovunque, sia che tu lavori con un promotore che con un consulente indipendente. Quindi, non so, ho frainteso
Devo sicuramente aver frainteso perché mi si sta vendendo, diciamo, un bonus, un plus, per una feature, una caratteristica che però io ho già di default, ce l'ho a prescindere ed è gratuita, quindi non capisco che cosa mi si sta vendendo. Nulla. Anzi, ce l'abbiamo tutti e due senza doverci mandare mail o ricevute. E Ma anche io come consulente indipendente ti posso seguire il portafoglio a distanza, non mi serve accedere al tuo home banking, io so cosa hai comprato a quanto perché te lo dico io, che cosa comprare a quanto, che cosa vendere a quanto e quindi ti traccio in offline, diciamo, quindi non mi serve assolutamente questa cosa. entrambi vediamo tutto il portafoglio con tutti i grafici, allocazione geografica, settoriale, valute, frontiera efficiente, cono di Ibbotson. E io che sono consulente ho la panoramica di tutti i miei clienti sempre a portata di mano. E quindi Ok, anche io. in questi anni di esperienza come consulente finanziario sono arrivato alla conclusione che lavorare come professionista in collaborazione con una banca a parcella riesce a dare un servizio molto migliore in termini di efficienza e anche di costi al cliente. Ok, abbiamo già detto, io non sono d'accordo perché l'efficienza è completamente scollegata dalla piattaforma su cui io mi appoggio, perché l'efficienza me la dà il consulente, punto. Un consulente o è bravo o non è bravo, può essere legato a una banca o può essere indipendente, non mi interessa, l'importante è che il consulente sia bravo. Quindi no, non è che il consulente bancario è più efficiente. E quindi non solo io che sono il consulente lavoro meglio e sto meglio, ma i miei clienti hanno un servizio migliore ed è Ok, sono assolutamente d'accordo che il promotore bancario lavori meglio, stia meglio, perché è agevolato sotto molti punti di vista, ma al cliente finale questa cosa non impatta assolutamente. Al cliente finale quello che interessa è avere un consulente bravo, che l'essere bravo non è, ripeto, l'ho appena detto, ma lo ripeto, l'essere bravo non lo definisce il fatto che uno sia indipendente o sia promotore, no. La bravura non ci frega niente, sono tutti e due, dai, consulenti bravi, altrimenti c'è qualche problema, non vai a fare questo mestiere se non pensi di essere bravo. Quindi il consulente bravo lo trovi a prescindere, si spera. Al cliente finale però non viene altro, quello che interessa è la parcella, quanto paga. E adesso vediamo se ci arriviamo. Eccolo qua, parte 2, il banker a parcella. Qual è però la grande critica che si fa continuamente alle banche, per cui effettivamente può avere senso farsi seguire da un consulente indipendente? Chiaramente il discorso che fa sempre Mr. Rip sui fondi vendoli, sui conflitti di interesse, realtà di cui ho parlato tantissimo anche io all'interno dei miei video, di cui ho una playlist interamente dedicata. Tutte queste oscenità nel settore finanziario italiano sono vere e il mio video non vuole difenderle. Ma signori, questa realtà non può essere estesa a tutte le banche e a tutti i consulenti indistintamente. Mi prendo una querela, ma da quello che ho visto io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E infatti nel video di oggi andrò controcorrente e difenderò una nicchia di professionisti come me che invece fanno un lavoro pazzesco e metterò anche in luce tutta una serie di pratiche assolutamente scorrette che vedo fare dai consulenti finanziari indipendenti, che mentono ai clienti e che anche loro comunicano in maniera aggressiva e fuorviante. Ok, allora, si scaldano i toni, mi interessa molto approfondire questa cosa adesso. Garantisco che all'interno di questo video io ve lo andrò a dimostrare in maniera inequivocabile. Io ad esempio sono un libero professionista, collaboro con una banca e ci lavoro a parcella. Non sono un dipendente, non devo vendere i fondi, non devo vendere le polizze. I miei clienti hanno i portafogli in ETF, in obbligazioni, in azioni e quando ho scoperto che nel mondo delle banche reti alcune banche reti permettono di lavorare a parcella, non ho avuto alcun dubbio e quindi unire tutti i vantaggi di una struttura bancaria a una consulenza finanziaria fee-based a parcella. Ok, ecco qua però mi casca l'asino. Allora, non volermene, ma questa è una cosa che mi tocca molto perché tanti clienti vengono da me e mi dicono esattamente questa cosa, cioè che il promotore in banca gli ha detto questo e praticamente gli ha detto ma sì, siamo indipendenti anche noi. Adesso vediamo se le dice la stessa cosa, spero di no perché sarebbe abbastanza grave. Ma il fatto di essere fee-based, quindi io pago il consulente per il lavoro che fa, non ti rende indipendente. Quindi tutto il dubbio del conflitto di interesse mi rimane anche se non sei un dipendente, perché anche nel momento in cui tu stai pagando il consulente e basta, non è detto che i soldi che il consulente prende rimangano tutti in tasca al consulente. Quindi questo è il problema numero 1. Se i soldi non rimangono tutti in tasca al consulente, a chi vanno? Quindi perché il consulente che dà dei soldi a qualcun altro fa il tuo interesse se deve pagare qualcun altro?
non è che questo qualcun altro potrebbe essere pagato di meno se il consulente si mette a consigliare un determinato strumento piuttosto che un altro, quindi c'è conflitto di interesse, mi sorge un conflitto di interesse. In maniera analoga, se il consulente della banca che riceve solamente la parcella da te non gira comunque retrocessioni alla banca, mi rimane il dubbio perché allora la banca offre questo servizio se non ci guadagna nulla. Quindi la banca manda il cliente al promotore della banca che lavora a parcella, che paghi solo tu, però la banca perché dovrebbe mandare clienti a questa persona? Non è che questa persona allora va a consigliare determinati strumenti piuttosto che altri in cambio del fatto che la banca gli mandi clienti? Questo è un potenziale conflitto di interesse, questo è un potenziale dubbio, una cosa che potrebbe succedere, non dico che succede, non dico che è successa, non mi permetto, però questo è un potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere. Infatti l'Europa, che ogni tanto una giusta la fa, chiusa parentesi, ha imposto all'Italia nel 2018, mi sembra, la scissione dell'albo in due categorie diverse, quella dei promotori, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e quella dei consulenti autonomi, cioè consulenti indipendenti. Quindi ci sarà un motivo se per legge deve esistere una figura che non ha il dubbio che esista il conflitto di interesse? Certo, perché con l'altra figura tu hai sempre il dubbio che ci possa essere un potenziale conflitto di interesse. Quindi attenzione, perché fee only, fee based non vuol dire nulla. Io posso anche pagare il consulente, ma se alle mie spalle io non ho la legge che mi tutela, il promotore poi però può fare anche quello che vuole. Potrebbe fare, non dico che lo faccia. Se lo fa, non è il massimo, può anche essere legale, ma non mi resta, diciamo, la soluzione migliore con cui io, ad esempio, vorrei avere a che fare se fossi un cliente. Quindi questa è la mia risposta a questa osservazione di e ditemi cosa ne pensate. Signori, la vera verità è che anche il mondo delle banche si sta inevitabilmente evolvendo e sì, in una maniera terrificante, cioè quella di scrivere siamo consulenti indipendenti, perché per legge non possono scrivere autonomi, però indipendenti lo possono scrivere, traendo, ahimè, in inganno, quindi perdonami la frecciatina, ma visto che qualche minuto fa ho sentito dire che i consulenti indipendenti ingannano i clienti, da quello che ho visto io, mi sembra che alcune banche, insomma, abbiano una tipologia di scrittura un po', non dico ingannevole, insomma, poi mi querelano di nuovo, però un po' confusionaria, ecco, quindi mi sembra averla vista fare da qualcun altro questa cosa, non dai consulenti indipendenti per adesso. anche alcune di loro hanno capito che c'è un gap enorme nel mondo della consulenza. Okay, una cosa importante da dire, è verissimo, le banche si sono svegliate tanto negli ultimi anni. Da quando gli è arrivato lo schiaffo dei consulenti indipendenti, le banche hanno abbassato un pochino le commissioni e hanno cominciato a lavorare anche loro a parcella con consulenti fee-based, come giustamente diceva il bravissimo. Però con tutte queste problematiche, incertezze potenziali, ecco, che ho detto qualche minuto prima. Finanziaria, un grandissimo gap di mercato che la consulenza indipendente e le SCF non colmeranno mai. Non ho capito. Al nocciolo della questione, al nocciolo del video, e sono due le cose. Le bugie della consulenza indipendente. Per prima cosa voglio parlare delle società di consulenza finanziaria indipendente, le SCF, e dell'attività in generale del consulente indipendente. Parentesi, ho tanto da dire io riguardo le SCF, sono molto critico, ma vediamo cosa dice. Le inefficienze che vi ho raccontato nella prima parte del video pesano tantissimo sull'attività del consulente. Sapevate che i giovani indipendenti che iniziano l'attività hanno un tasso di insuccesso del 50%? Pensavo del 90 io, non è una battuta. Se tu stai guardando questo video, vuoi fare il consulente indipendente, se non hai 100.000 euro alle spalle, lascia stare. Non è un lavoro da fare uscito da scuola, non è un lavoro da fare neanche a 50 anni se non hai mai fatto impresa in vita tua, se non hai mai lavorato autonomamente, eccetera. Lascia stare, sono assolutamente d'accordo. Lui dice il 50, io pensavo letteralmente il 90. È come fare impresa, tu non apri un'azienda e la porti avanti negli anni. Pochissimi ce la fanno. E quindi praticamente la metà dei consulenti finanziari che iniziano entro i primi 3 anni abbandonano la professione. Io pensavo il 50% nel primo anno, quindi peggio, invece mi sembra pure messa meglio la situazione, però ripeto, non farti ingannare da questi numeri perché
50% fallisce entro 3 anni, secondo me all'atto pratico è pure peggio. Su questo punto di vista io do assolutamente ragione. Mi stupisco che i dati siano invece così buoni, quindi assolutamente d'accordo. Ci sono ormai diversi percorsi di formazione in Italia che promettono di farti diventare un consulente indipendente in pochi mesi. Sono d'accordissimo, bravo. Mi piace questa cosa, bravissimo. Ricordiamoci sempre, quando noi parliamo con un'azienda, noi parliamo sempre, sfortunatamente non scappiamo da qualcuno che ha come obiettivo il profitto. E questa è la definizione di azienda. Io sono un'azienda, io faccio profitto, punto. E se non faccio profitto non sono un'azienda, quindi non ha senso di esistere. Quindi assolutamente sì. Se vuoi fare il consulente indipendente, al di là dei dati che ti ha appena dato Emanuele, che secondo me sono molto peggio nella realtà, attenzione a quanto bene, diciamo, ti viene venduta la professione. Attenzione, perché poi un conto è vendere un percorso e poi un conto è farlo. Alla fine ci riescono perché l'esame OCF non è così difficile. Sono d'accordo, poi vabbè, è facile dire, vabbè, Luca l'hai passato, sì, l'ho passato, ho fatto, vabbè, adesso sembra che voglio flexare qualcosa, l'ho passato subito, io ho preso il primo appuntamento che c'era, ho preparato in meno di 30 giorni, l'esame è relativamente semplice, ovviamente chi l'ha passato ti dirà che è semplice, chi non l'ha passato ti dirà che non è semplice, però generalmente ti dico è un esame relativamente semplice, quindi sono assolutamente d'accordo, non farti ingannare dalla semplicità con cui tu potresti passare l'esame, perché quello è nulla, non è che passi l'esame e allora sei un ottimo consulente, sei un ottimo imprenditore, assolutamente no, quello è nulla. Ma quello che non ti dicono è che far partire questa attività con tutte queste difficoltà è difficilissimo. Ti raccontano che diventando un professionista indipendente tutti quanti ti cercheranno per il grande valore della tua indipendenza, ma non è assolutamente così. Ripetiamolo ancora, è il marketing. Se queste SCF ti vendono questo tipo di prodotto, ovvio che ti daranno solamente i bonus, ecco, della professione. Ovviamente nessuno ti viene a dire le difficoltà, eccetera. Ovvio, ti devo vendere un servizio, ovvio che te la metto giù buona. Sono d'accordo. La maggioranza delle SCF, ascoltami bene, sfruttano i consulenti indipendenti e li spremono letteralmente come limoni. Vorrei dire delle cose su determinati sistemi, diciamo, di franchising, ma non è sicuramente questo il video, usciamo terribilmente dal seminato, ma sono d'accordo. Mi era piaciuto l'inizio del video, ma questa parte mi sta piacendo molto e la condivido in toto. Utilizzando le stesse identiche pressioni commerciali che vengono fatte nelle banche e nelle filiali ai dipendenti delle filiali. Vi leggo questa mail di un potenziale investitore che mi ha contattato. Ciao Emanuele, come stai? Volevo raccontarti un avvenimento accaduto in questi giorni, dato che ho visto la tua playlist in cui parli di aver lasciato il lavoro da consulente indipendente per passare a fare il bancario. Quando sul tuo sito ho fatto la richiesta di analisi di portafoglio, contestualmente l'avevo fatta anche per una grossa SCF italiana. Ieri abbiamo fatto l'analisi del portafoglio e seppur mi abbia fatto intendere che il portafoglio è efficiente, ha avuto un approccio commercialmente aggressivo, focalizzandosi sul fatto che manca la parte obbligazionaria e che fosse fondamentale avere un consulente finanziario indipendente al mio fianco. Ok, allora ripetiamolo, le SCF sono delle aziende come anche i liberi professionisti, siamo tutti imprenditori o di noi stessi o letteralmente, quindi ovvio, c'è sempre un approccio commerciale più o meno aggressivo a seconda di quanto uno, diciamo, vuole fatturare. È insito in qualsiasi attività, quindi è inutile massacrare le SCF per questa cosa. La banca lo fa, magari la banca lo fa pure peggio, quindi è inutile, è il gioco di chi siamo tutti cattivi. No, quindi è un gioco inutile, ecco. Più per meno meno, non ha senso, non ha alcun senso, meno per meno più, non ha senso. Però ok, sono d'accordo. Questo è un problema che io però direi che tocca a tutti, quindi non specificatamente le SCF, insomma è terribilmente tendenzioso metterla giù così dura. Mi piace poco però questa aggressione al discorso portafoglio. Qua stiamo contestando, vai a contestare, un portafoglio che è stato valutato da un SCF che magari ha fatto fare un'analisi approfondita, quindi noi qua stiamo discutendo un commento di un potenziale cliente e però lo facciamo senza l'analisi, i dati che aveva l'SCF per dire questa cosa. Quindi io mi fido anche di quello che adesso va a dire questa persona che ha mandato la mail, però se tu non hai studiato il caso specifico non ti puoi esprimere, cioè io se ti devo massacrare per il portafoglio della banca, ad esempio, ma non mi permetto di farlo se prima non ho visto il tuo portafoglio e non ti ho fatto una serie di domande. Quindi insomma,
qua è un po' tirata per le orecchie come critica. Per qualsiasi esigenza, seppur io avessi comunicato che in autonomia ho fatto diverse scelte finanziarie e patrimoniali importanti, tra cui un fondo pensione negoziale, una surroga del mutuo, scelta delle migliori assicurazioni come TCM, polizze infortuni e delle migliori... Non vuol dire nulla. Se un cliente ha una certa dimestichezza con gli strumenti finanziari, non è detto che sia bravo tanto quanto un consulente indipendente o con un consulente bancario, non importa con chi, non è detto. Questo è un terribile bias, cioè io sono molto bravo nel gestire il mio patrimonio, quindi ne so di più del consulente X. Questa cosa è tendenzialmente non vera, poi magari può essere vera in questo caso specifico, ma tendenzialmente non è vera, non può essere così. Io posso avere magari un problema di cuore, aver passato 50 anni della mia vita a fare dentro e fuori dagli ospedali, non è il mio caso, è un esempio, e quindi sono bravissimo, sono espertissimo di cuore, di cardiologia. Sì, ma il chirurgo cardiologo ne saprà comunque più di te, quindi non è che se tu ne sai tanto di cuore allora ne sai di più del chirurgo che del cuore, o magari ne sai di più del chirurgo dell'unghia del mignolo. Non è detto, non c'entra nulla. condizioni di conti corrente e carte. È un bias, non è la Dunning-Kruger, è un altro tipo di bias cognitivo, cioè io sono molto ferrato in qualcosa, allora sono ferrato anche in quest'altra. No, sono due cose completamente scollegate. Credito. Ti chiedo quindi come mai quando abbiamo fatto la nostra piacevole chiacchierata tu in maniera estremamente onesta non mi abbia proposto un servizio di consulenza continuativa, mentre questa SCF mi dice in maniera insistente che è fondamentale pagargli il 1% più IVA del mio patrimonio, di cui una buona parte resterà sempre il fondo emergenza, e che posso usufruire di questo prezzo per soli 3 giorni fissandomi una nuova... Vabbè, questa è una pressione commerciale che fa ridere, non è che fa schifo, fa ridere basta. Forse lo insegna il buon vecchio Cialdini, no? Scarcity, urgency, no? Scarsità, urgenza, no? Una mega offerta, solo per 3 giorni puoi averla, altrimenti poi non si può più. Vabbè, questa è una cosa che fa ridere, però non lo fanno solo le SCF, lo fanno tutti, io no. Poi chiaro, tutte le aziende serie ti dicono guarda questo preventivo vale per, non so, 30 giorni per esempio, certo, perché non puoi tornare da me dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni e dirmi ok Luca guarda entra in gestione all'X%, sì ma questa cosa valeva 3 anni fa, adesso magari è diversa, però certo sono d'accordo, mettere una pressione di questo tipo vale per 3 giorni ma fa ridere e basta, quindi sono d'accordo. Però sul discorso mi dice che è fondamentale pagargli l'1%, e qui però sono d'accordo con l'SCF, che poi fra parentesi, ma anche la banca alla fine ti propone una consulenza continuativa, e se non è continuativa da contratto, tanto la banca fra X ti richiama e ti dice guarda c'è questa operazione da fare, fantastica, quindi anche se non è contrattualizzata la continuità, al lato pratico sarà così, perché? Perché la banca è un'azienda che mira al profitto, quindi come faccio a fare profitto? Facendo un movimento. Quindi, insomma, lascia molto tempo che trova questa osservazione. Perché? Perché è vera, è verissima, sono d'accordo. Hai fatto notare una cosa giustissima, ma si applica dovunque, si applica anche e, se mi posso permettere, soprattutto con le banche. Quindi questa SCF ha fatto una roba ridicola che però fanno tanti altri, anche le banche. Quindi, insomma, ecco, osservazioni un po' tirate per le orecchie di nuovo. Di sera. Signori, di persone così ve ne sono arrivate veramente tantissime negli ultimi mesi. Anche a me dall'altro lato della barricata. Tutti investitori che mi hanno raccontato la stessa storia. Tanti investitori che stanno letteralmente scappando a gambe levate dalla consulenza indipendente. Oddio, allora, numeri mi sfuggono le statistiche, o meglio mi sfuggono le fonti, ma le statistiche dicono esattamente il contrario, però chi scappa dalla consulenza bancaria, non dalla consulenza indipendente. Cioè il travaso è banca, consulente indipendente, non viceversa. Quindi detta così sembra che il trend nazionale sia la gente scappa dai consulenti indipendenti per andare in banca, quando in verità è esattamente il contrario. Quindi qua o ci siamo fraintesi o è stata fatta volontariamente questa cosa di fraintenderci. Di nuovo, obiezione tirata molto per le orecchie, non mi è piaciuta. Attenzione, non dalla consulenza indipendente in generale, ma da alcune inefficienze e alcune pratiche commerciali assolutamente scorrette o comunque aggressive. Eliminare i... Ok, allora chiedo scusa perché, ecco, vedi, ero saltato alle conclusioni, cioè che fosse un discorso nazionale, e non è assolutamente così. Quindi è ovvio che le persone scappino da consulenti molto marchettari, ecco, molto spinti a fare certe attività di marketing, ma certo, ma è ovvio e meno male che è così, meno male.
Quindi fai benissimo a farlo notare, questa gente non dovrebbe lavorare, o meglio, non è il modo di lavorare, secondo me, sono d'accordo. Conflitti di interesse totalmente è impossibile, perché eliminare i conflitti di interesse totalmente è impossibile. Sono filosoficamente d'accordo, perché finché qualcuno non lavora gratuitamente per ricevere la grazia di nostro Signore, ci sarà sempre un tipo di conflitto di interesse. E qua non so se poi lo dice, ma lo anticipo io. Mi vengono in mente i consulenti indipendenti che ti fanno un portafoglio con 10-20 strumenti quando ne bastavano 2, 3, 4, 5 esagerare e te li fanno movimentare continuamente. Perché? Perché in questo modo motivano la loro esistenza. Quindi più è complesso un portafoglio, meno tu lo capisci, più importante e utile e fondamentale diventa la figura del consulente. E questa cosa però non vale solo per i consulenti indipendenti, quindi di nuovo è un'obiezione tirata sui consulenti indipendenti che però riguarda chiunque, anche e soprattutto, ripeto, se mi si può permettere di dirlo, le banche. Quindi sono d'accordo comunque. Perché il libero professionista, se non ti vende la sua consulenza, ha perso un cliente. Perfetto, sono d'accordo, ripeto, uguale la vacca. E di conseguenza sta sempre all'etica e alla professionalità di ognuno di noi dire le cose realmente come stanno, rischiando di perdere un cliente. Sono d'accordo. Non hai idea di quante persone siano andate a lavorare con qualcun altro perché io magari gli ho, diciamo, anticipato l'idea di fare un portafoglio con pochi strumenti, però il consulente che gliene offre 20 ingolosisce di più. Perché? Perché è complicato, no? Quindi se è complicato, vedi, è bravo. No, invece io tendo a ipersemplificare perché è un discorso di efficienza, è un discorso di rendimento e quindi niente. La persona però preferisce andare con un consulente che riesce a vendere, ecco. Io invece non vendo, io ti faccio il portafoglio migliore per te e sono assolutamente d'accordo che ci si mangiano tanti clienti, sono d'accordo. O ad esempio quando il consulente indipendente ti dice ti faccio risparmiare il 90% dei costi. Questo però è vero. Se pensiamo che, ripeto, non so più se l'ho detto in questo video o in un altro, se pensiamo che in media la gestione bancaria costa il 2%, è un report ESMA del 2025, quindi non mi si dica non è vero, è un report ESMA. Se lo ritrovo lo linko, ma è linkato nel sito, è linkato da qualche parte, ovunque. È del 2%, è un ETF, magari mi costa il 2, magari mi costa, scusa, lo 0,2, magari mi costa lo 0,10. Sì, il consulente indipendente ti fa risparmiare fino al 90% della commissione sul prodotto. Sì, è così, è pacifico. È una cosa che vedo sempre nelle sponsorizzate o sui post su YouTube o su LinkedIn. È vero, è un hook, un gancio fortissimo che però è statisticamente vero, quindi lo uso anche io ad esempio nella mia home page, quindi si può usare, si deve usare perché è vero. Questo è il marketing migliore di tutto, quando tu fai vedere che un prodotto, un servizio, pardon, è migliore e questa cosa è vera, questa cosa è data dai dati, è statistica, questa è una cosa bellissima. Mi dispiace, ma questa affermazione è una grandissima bugia. Il risparmio del 90% potrebbe esserci tra un fondo comune di investimento e un ETF. Ma ricordatevi che per quanto possa essere anche inefficiente un fondo comune, all'interno di quei costi c'è anche il costo della consulenza. E quindi farti vedere fondo contro ETF non tiene conto dei costi della parcella che è a parte. Sei una persona incredibilmente onesta. Ripeto, all'inizio non mi era piaciuto molto l'andamento del video, ma ti faccio i complimenti perché hai detto una cosa verissima. Se però noi usciamo dal paragonare strumento con strumento, andiamo a paragonare strumento più consulenza con strumento più consulenza indipendente e del promotore bancario, certamente le cose cambiano di molto, però io parlo per me, ecco. Io ad esempio infatti dico fino al 90% ed è vero perché sto parlando degli strumenti, quindi 2% 0,20, 10 volte meno. Se però io aggiungo anche la commissione, ok? Cambia poco perché comunque in banca sto spendendo il 2%. Compreso di tutto quello che vuoi. Poi lasciamo stare le commissioni di ingresso ed uscita, perché dovremmo parlare anche di quelle. Cioè, io ho visto anche gente con 5% di commissioni di ingresso ed uscita, quindi quel 2% annuo di gestione bancaria è meno, è nulla. Però facciamo finta che non esista, non fa niente, facciamo finta che si paga solo il 2, tutto incluso e finita lì, non ci sono commissioni di altro tipo. Io dall'altra parte, certo, ho il consulente indipendente che magari con lo strumento mi fa spendere 0,20, però mi costa l'1%. L'1% al massimo, è proprio l'esagerazione, non in media, è il massimo, cosa diversa.
sto comunque risparmiando il 50%, vince il consulente indipendente. E un'altra cosa che volevo dire, qui stiamo facendo il paragone però che è uscito dal seminato, cioè prima noi avevamo fatto tutto un discorso sulla fee only, vieni in banca, lavora col bancario perché si paga in fee only, e qua però adesso stiamo pagando con la commissione, no? Con la commissione del 2%, ad esempio, è un esempio buttato lì il numero, però con la commissione che è all inclusive, e allora mi è venuta di nuovo meno l'indipendenza, no? Cioè prima io avevo un potenziale conflitto di interesse, che però diciamo dai su è potenziale, però a questo punto allora mi viene completamente meno, di nuovo, perché io sto pagando un prodotto terribilmente costoso, certo che include tutta la consulenza, e allora però vedi che mi stai consigliando questo prodotto piuttosto che un altro, perché almeno io vengo pagato da quel prodotto lì che ti ho venduto. Quindi andiamo avanti. E quindi è letteralmente impossibile farvi risparmiare il 90% dei costi. Ok, ma certo sono d'accordo. Chi scrive ti faccio risparmiare il 90% su tutto, ma certo, ma questa non è una cosa vera. Però, ripeto, se parliamo di strumenti invece sì, è vera. Insomma, tirata con le orecchie di nuovo come, diciamo, obiezione. Attenzione, sicuramente ci sarà un risparmio, mediamente c'è un buon risparmio utilizzando ETF e parcella, ma questa rimane ad ogni modo una bugia e una tecnica commerciale di vendita scorretta. Far vedere continuamente il fondo contro l'ETF sul grafico e magari vedere una differenza anche minima e dire ecco, hai visto l'ETF è in assoluto lo strumento migliore. Sì, certo è lo strumento migliore, ma se devi pagare un consulente a parcella, il cliente non avrà mai il rendimento dell'ETF. Ok, sì, ma comunque risparmia, nell'esempio che facevo, il 50%. Quindi neanche quello del benchmark. Avrà sempre il benchmark meno la parcella di consulenza. Come avviene con la banca. Sia che la banca lavori in fee only, che comunque non è consulenza indipendente legalmente detta, sia che la banca lavori in percentuale. Quindi problema che si applica per tutti, quindi è un non argomento. Io lavoro a parcella, anche io lavoro con gli ETF. Tutta questa pappina era per ricordarvi che non esistono buoni e cattivi. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Tu che stai guardando questo video, ricordati sempre, non esiste qualcuno che è buono o cattivo per definizione. Esiste qualcuno che ha più interesse a farti fare una cosa piuttosto che l'altra. Però devi scegliere uno dei due, quindi dovresti scegliere quello che ha più interesse a fare il tuo di interesse. E quale dei due è? Consulenti in banca sono brutti, cattivi e disonesti, mentre se vai dai consulenti indipendenti sono degli angeli scesi dal cielo e sono lì per aiutarti gratuitamente. Vabbè, questa è uscita un po' male, ma nessuno consulente indipendente è qui per aiutare gratuitamente nessuno e credo che nessuno abbia, diciamo, dei piani gratuiti, ecco, anche solo per la responsabilità civile e patrimoniale enorme e quella penale a cui uno si espone, quindi per carità non ho mai visto nessuno fare questo tipo di proposta. La vera verità, ed è qui che volevo arrivare, è che la dote numero uno del consulente finanziario non è il suo registro di iscrizione in albo, se indipendente o offerta fuori sede. Legalmente però è così. C'è un albo, ci sono i consulenti indipendenti, ci sono i promotori. Legalmente, da una parte, non hai il conflitto di interesse, dall'altra potresti averlo, che non vuol dire che ce l'hai, ma potresti averlo. Ma sono le competenze e le skill personali, come l'empatia, l'ascolto, la comunicazione, la sua formazione, la sua esperienza con altri clienti consolidata negli anni, la sua capacità di gestire le emozioni delle persone. Non fidatevi di chi vi dice che basta trovare un consulente indipendente per... Ma certo, ma questa cosa si applica per chiunque, in qualsiasi settore e campo. Del fatto bingo. E con questo, attenzione, non voglio denigrare la consulenza indipendente. Conosco tantissimi professionisti bravissimi che hanno un sacco di clienti e fanno un lavoro pazzesco, o magari hanno anche dei social e sono bravissimi anche a fare i divulgatori. Ve ne cito uno come Filippo Angeloni che io seguo da anni. I professionisti ci sono, ma non è tutto rosa e fiori come ve la vogliono vendere. Non è sempre meglio un consulente indipendente come vogliono farvi credere. A parità di caratteristiche, sì. Di parcella, a parità di portafoglio in titoli ed ETF, conviene assolutamente il consulente che ha il migliore X Factor, che ha il miglior fattore umano, che ha le migliori caratteristiche personali e quindi non dipende assolutamente dalla sua iscrizione nel registro dell'OCF. E poi c'è il secondo. Sono assolutamente d'accordo. Io credo che questa sia una cosa bellissima da dire, giustissima. Rende assolutamente giustizia a tutti i professionisti, perché
ricordiamoci sempre, chiunque sia iscritto a un albo, secondo me fa in primis un lavoro utile alla comunità. Infatti, chi è iscritto all'albo, chi ha una professione sensibile, i medici, no, devono curarmi, se no muoio. Gli ingegneri, se mi crolla il ponte, è un lavoro sensibile, gli avvocati mi devono difendere, i commercialisti mi devono far pagare correttamente le tasse, eccetera, eccetera. Quindi sono assolutamente d'accordo, però, insomma, questa cosa però non va contro la consulenza indipendente, va esattamente a dire una cosa banale, ma giustissima da ricordare, che non ci sono persone buone o cattive, siamo tutti persone tendenzialmente buone, fino diciamo, a dimostrazione del contrario. Però siamo tutti qui per soldi, quindi se devo scegliere vado con uno che ha più interesse a fare i miei interessi, piuttosto che potenzialmente gli interessi di qualcun altro. È un non argomento, perché si applica per tutti. Motivo grande fardello per cui la consulenza indipendente non colmerà mai questo grande gap di mercato che si è creato. Di nuovo, l'ho detto prima, non ho capito cosa vuol dire questa cosa. È la seconda volta che viene detta. C'è un gap di mercato, è vero, le statistiche mi dicono che la consulenza indipendente lo sta riempiendo, non è il contrario. Quindi non ho capito. Il problema culturale, ok. In Italia c'è un problema culturale enorme che rende difficilissimo per i consulenti vendere il servizio di consulenza a parcella. È vero. Ed è ancora difficile per me che collaboro con una banca. Per un consulente indipendente, soprattutto se parte da zero, è ancora più difficile. La maggioranza dei soldi e dei patrimoni sono nelle mani di famiglie e di persone che non vogliono farsi seguire da indipendenti. Per me che collaboro con una banca. Ok, allora sì, tu che stai guardando questo video, se vuoi fare il consulente indipendente, di nuovo ti ha ribadito una cosa importantissima: trovare clienti è terribilmente difficile, non nel senso stretto del termine, nel senso che è terribilmente costoso, quindi non pensare di venire a fare il consulente, ok, vendo un servizio, non ho costi, no. I costi di acquisizione, che in ambito finance, in ambito investimenti, sono enormi. Quindi non è che compri, non so, un accendino, una sigaretta elettronica, un mattone e lo vendi al doppio, no? Come commercianti generalmente, diciamo, potrebbero marginare così. No. Qui hai dei costi terrificanti di marketing che vanno ben oltre i costi della materia prima di chi ad esempio fa commercio. Quindi bravissimo Emanuele per ricordarlo. Per un consulente indipendente, soprattutto se parte da zero, è ancora più difficile. La maggioranza dei soldi e dei patrimoni sono nelle mani di famiglie e di persone che non vogliono. Allora, è nelle mani di famiglie, persone, delle banche sì, Vogliono farsi seguire da indipendenti. ma questa è un'opinione personale o è una statistica? Allora, numeri alla mano. In Italia ci sono 10.000 persone che cercano su Google un consulente finanziario. 3.000 di queste persone cercano un consulente finanziario indipendente. Quindi, tra le persone che cercano un consulente finanziario ci sono anche persone che cercano un consulente finanziario indipendente. Quindi non sono 10.000 che cercano la banca contro 3.000 che cercano il consulente indipendente. Potrebbe essere non lo so, un 8.000 contro un 5.000, giù di lì. Non lo so, bisognerebbe fare uno studio approfondito. Però non è assolutamente vero. Diciamo che le persone non vogliono il consulente indipendente. Meno persone vogliono il consulente rispetto alle persone che vogliono il promotore della banca. Questo è vero. Però ti contesto il tipo di comunicazione, un tipo di comunicazione molto negativa, molto aggressiva nei confronti dei consulenti indipendenti. Ecco. C'è modo e modo di dire le cose vere, supportate dai dati, e quindi non serviva, diciamo, scivolare così. Era un argomento vinto a mani basse. Per oggi, fino ad oggi, la situazione è così. La banca è ancora preferita alla consulenza indipendente, nonostante il trend sia a favore della consulenza indipendente. Ma comunque la stragrande maggior parte degli italiani cerca il promotore bancario. Quindi argomentazione assolutamente che condivido, hai detto una cosa giustissima, non mi è piaciuto il modo in cui è stata detta. Che non li conoscono, che non si fidano, che non sono abituati, non ne hanno neanche la cultura. E per un consulente finanziario, per far sì che l'attività sia sostenibile, bisogna arrivare a gestire milioni e milioni di euro.
Beh, stesso discorso per chi lavora in banca, a meno che questa persona che lavora in banca non prenda lo stipendio da 1.500, 2.000 e si accontenti del lavoro dipendente. Beh, ovvio, ovviamente. Io ho fatto la mia esperienza e sono assolutamente grato della mia esperienza nella consulenza indipendente, ma come ho detto all'interno di questo video e come dirò sempre a gran voce, non è più una prerogativa dei consulenti indipendenti questo modello di lavoro e che quindi tantissime inefficienze e scomodità sono a oggi praticamente inutili. Non è così, l'abbiamo già spiegato. Io continuerò a pubblicare su YouTube e a fare divulgazione. Voi invece fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che avete visto all'interno del video. E se avete domande, mi raccomando, andate a commentare perché io vi rispondo. Vi lascio tutta la mia playlist dedicata proprio a questo argomento. Allora, va bene, io ti lascerò un commento, magari ti mando anche prima questa video reaction perché mi è piaciuto il video, ero partito in quella prima parte un po', diciamo, scocciato, ma è stata un po' come una montagna russa, no? Un sacco di cose molto interessanti, molto giuste, però spiegate, cioè, dette male, comunicate male. Ecco, questo che magari non mi è piaciuto, che ha fatto molto montagna russa. Quindi va bene, questo è quello che ne penso io, ecco. Fammi sapere cosa ne pensi tu di quello che vedrai poi in questo video, e visto che chiedevi un commento di persone, fatemi sapere cosa ne pensate, ecco io ho fatto un video, questo è quello che ne penso io. Grazie per il tuo video perché, ripeto, è ricchissimo di cose molto interessanti, ma soprattutto non ho imparato nulla di nuovo, sfortunatamente, ma è stato molto interessante perché era molto ricco di dati e anche quando non lo sapevi hai detto delle cose effettivamente basate sui dati. Però, mannaggia la miseria, c'è un modo più o meno, diciamo, elegante di dire delle cose. Quindi quando sono vere non ha senso calcare la mano, sono vere, basta, è così. Quindi la consulenza indipendente ha dei vantaggi, ha degli svantaggi, la consulenza bancaria ha dei vantaggi, ha degli svantaggi, i consulenti si valutano in base alla bravura, assolutamente sì, però a parità di caratteristiche e a parità di costo io non vedo perché uno non debba scegliere un consulente indipendente che per legge deve fare più l'interesse del cliente che non il proprio. Quindi questo è quello che penso io. Ciao.